Ben ritrovate care amiche expat, un nuovo appuntamento con che fine hanno fatto i nostri ragazzi expat. Questa volta abbiamo Beatrice, siamo in compagnia di Beatrice che ci racconterà la sua vita da bambina expat e tutto quello che poi è diventato la sua carriera attuale, insomma la sua vita attuale da grande. Ciao Bea, benvenuta! Ciao, grazie mille. Grazie a te per essere con noi e per raccontarci un po' appunto la tua esperienza, la tua vita. Quindi partiamo da quando eri piccolina, hai fatto la primissima esperienza che eri neonata praticamente. Sì, avevo 3 mesi, sì, e ci siamo spostati con la famiglia. Mio fratello all'epoca aveva 3 anni, ci siamo spostati tutti in Libia e siamo stati lì 3 anni, da quando avevo più o meno 3 mesi fino, sì, avevo 3 anni e quindi ho fatto proprio la primissima esperienza lì, diciamo. Ho pochi ricordi, però diciamo già lì sono stata a contatto con un contesto molto internazionale, molto diverso, diciamo, dal solito. Qualcosina, qualche Poi, sensazione, qualche magari persona, un po' te la ricordi? sì, mi ricordo anche fare l'asilo nido, diciamo, mi ricordo qualche cosa lì e diciamo già lì ero esposta a molta gente di culture diverse, anche riguardando le foto, flashback di tutte queste esperienze per quanto fossi veramente piccola e i posti che abbiamo visitato anche essendo lì. La Libia adesso purtroppo è in una condizione molto diversa però sì, già quello è stato, diciamo, il mio primo assaggio della expat life, diciamo. Esatto. Poi hai fatto una parentesi, insomma, in Italia, le elementari, le medie anche, giusto? E poi la grande partenza che poi ha dato il via a tutta quella che è stata poi la tua avventura di vita. Raccontaci. Sì, esattamente. E quando sono stata in Italia fino alla seconda media e poi in seconda media ci siamo spostati in Tunisia e lì praticamente ho finito le medie e fatto tutto il liceo. E ai tempi appunto la scuola italiana era appena proprio piccola e non esistente, diciamo. E allora i miei genitori hanno deciso di mettermi in questa American School, che era più una scuola internazionale più che americana, perché di americano c'era giusto qualche insegnante, mentre tutti gli studenti, c'erano più di 90 nazionalità, c'era molta gente che veniva da paesi africani, perché al tempo si era spostata lì la banca, the African Development Bank, e quindi c'era proprio più di 90 paesi, culture che venivano a contatto in quella scuola. E lì praticamente dovevo parlare inglese ed è stato lì che, diciamo, c'era sia l'inglese e il francese, che è la lingua principale in Tunisia, e che insegnavano anche a scuola, ovviamente, per riuscirti anche a ambientare un po' in giro. E diciamo che sì, come hai detto, è stata l'esperienza che ha aperto un po' tutto, perché comunque io all'inizio, quando ho iniziato la scuola, devo dire che venivo da un inglese che era Scolastico. quello, sì, scolastico, del tipo The cat is on the table, mi chiamo Beatrice, e quando ho iniziato la scuola lì non c'erano molti italiani, a parte io e mio fratello, e è stato un po' difficile all'inizio, i primi mesi è stato abbastanza intenso e a volte ho voluto anche, sentivo tipo perché devo fare questo, è forte, comunque tornavo a casa con un gran mal di testa, ma già dopo un mese e mezzo che ero lì le cose incominciavano a prendere un altro, diciamo, senso, riuscivo a capire di più un po' tutto e guarda, col senno di poi è stata proprio un'esperienza che rifarei a occhi chiusi, perché quello che sono comunque riuscita a imparare non solo a livello della lingua, ma essendo esposta a gente di tutti i paesi, culture diverse e comunque la preparazione che ti dà una scuola internazionale che può darsi che naturalmente la scuola italiana ha molti pregi, soprattutto a livello di letteratura, filosofia, ma una cosa che, diciamo, ho apprezzato di questa scuola internazionale è stato proprio
l'approccio è molto partecipativo, nel senso che ti spinge a presentare le cose, le tue opinioni, a formare tue opinioni su qualsiasi materia. E quello, col senno di poi, ho realizzato che è stata proprio una cosa molto, che mi ha aiutato molto, sia all'università, a livello lavorativo dopo, mi ha aiutato ad aprirmi come persona e a interagire con gli altri, perché poi, come hai detto, cioè, da quel doversi comunque sforzarsi, entrare in un nuovo contesto, come entrare in una nuova scuola, un nuovo paese e tutto, è stata una cosa che poi ho dovuto fare molte altre volte dopo, spostandomi sia per università che lavoro, e ormai è diventato, diciamo, una cosa molto comune e che riesco a fare con abbastanza facilità, e non tutti riescono, appunto. Esatto, e penso che certo. mi abbia aiutato molto grazie all'esperienza che ho avuto in Tunisia per quegli anni. Sì, infatti è proprio quello che ti apre in tutti i sensi. E dopo la Tunisia invece cosa hai fatto? Quindi raccontaci l'esperienza, quanto è durata in Tunisia? In Tunisia sono stata lì da appunto quando avevo 12-13 anni fino ai 18 anni che ho finito il liceo, e sono andata, ho deciso di continuare in Inghilterra con gli studi, perché comunque mi trovavo già bene con l'inglese a livello di studi, e con l'approccio, ripeto, molto più partecipativo, nel senso dove dovevi esprimere le tue opinioni in modo più diretto, più discussioni che rivedevo molto nelle università inglesi, diciamo, e allora sono andata in Nord Inghilterra a fare politica e relazioni internazionali per 3 anni all'Università di York, che anche quella è stata una bellissima esperienza, perché comunque era una cittadina universitaria rispetto a Londra, che può essere questa grande metropoli dove ti puoi perdere. E mentre dopo ho fatto il master a Londra, mi sono sentita pronta, ero pronta per andare a Londra, la grande metropoli, e lì ho fatto un master in diritto internazionale e conflitto alla King's College. E diciamo queste sono state esperienze simili diciamo, alla Tunisia, dove venivi preso e messo in un nuovo contesto, nuove amicizie, nuove persone, e l'approccio che comunque avevo già imparato facendo il programma dell'IB all'International Baccalaureate alla scuola dove ero per il liceo. Ho visto che mi ha aiutato molto, proprio perché era simile a quell'approccio che viene usato nelle università, dove sei spinto, diciamo, a esprimere le tue opinioni e tutto. Certo. E poi da lì è iniziata, diciamo, sono sempre stata interessata alla politica internazionale e diritto internazionale, e da lì poi ho iniziato diversi stage in organizzazioni internazionali. Prima era la Corte Penale Internazionale, che si occupa di investigazioni di crimini internazionali, e poi sono andata alla Commissione Europea, l'External Action Service, e anche lì sono stata comunque nel campo di relazioni internazionali e antiterrorismo, e poi sono partita per la Giordania. Ho voluto fare un'esperienza sul campo, soprattutto umanitario, e anche per migliorare l'arabo che già un pochino sapevo, e sono stata lì 1 anno e mezzo con un'ONG italiana, e poi alla fine ho concluso per il momento con la mia attuale esperienza qui in Nord Iraq. Quindi ora sei in Nord Iraq? Sì, sono a Dohuk, che è la seconda città, una delle più grandi città qui, e dove è il governatorato, dove ci sono i campi profughi. E sono qui, lavoro in un contesto di giustizia internazionale, dove cerchiamo di portare le vittime, soprattutto dell'ultimo genocidio yazidi, più vicini alla giustizia, facendole partecipare in procedimenti di giustizia transizionale, raccogliendo i loro bisogni sia a livello psicosociale che legale,
per colpa di quello che hanno passato, diciamo. E questa sia la mia attuale esperienza, diciamo. Cavoli, una missione bellissima e molto importante, che sicuramente, probabilmente non sarebbe nata magari se non avessi fatto queste esperienze, questo contatto con altre culture. No, ne sono sicura. Poi, diciamo, il Medio Oriente, la passione per il Medio Oriente è nata anche dalla Tunisia, per quanto è completamente diversa, comunque un contesto completamente diverso sia dalla Giordania che dall'Iraq per sé. Però sì, lo vedo tantissimo che comunque anche l'inglese e le lingue, sia l'inglese che il francese che l'arabo, sono quelle che mi hanno aperto un po' le porte verso questo mondo, mi hanno facilitato moltissimo l'accesso a questi lavori o alle organizzazioni internazionali dall'inizio. Sì. Sì, è fondamentale parlare le lingue, anche perché siete tutti, immagino, di varie nazionalità, non sei sicuramente in un contesto di tutti italiani, quindi indubbiamente le lingue sono fondamentali. E il francese, appunto, so che lo sai benissimo, l'arabo anche, ormai sei lanciatissima anche con l'arabo. Ormai sì, purtroppo devo parlare, non è purtroppo, anzi il contesto dove lavoro devo parlarlo costantemente, i miei colleghi sono soprattutto curdi e iracheni, dove devo parlare arabo. Diciamo che l'arabo è ci sto ancora lavorando sopra, però lo so abbastanza bene adesso. Diciamo che per ogni paese c'è l'accento diverso, il dialetto diverso, quindi in Tunisia era più francese che arabo, diciamo. Ho proprio deciso di andare in Giordania anche per quello, perché volevo imparare un arabo che pensavo fosse anche più utile a livello di lavoro, soprattutto nel campo umanitario, che è quel levantino. E infatti lì, lavorando soprattutto con donne siriane, mi ha aiutato molto questo essere sul campo e doverci parlare costantemente. È stato lì che, diciamo, ho migliorato l'arabo. Sì, e poi adesso mi trovo qui dove l'arabo è già un'altra cosa ancora, però ci sto facendo l'abitudine. E poi c'è il curdo, che è più persiano che arabo, diciamo. Cavoli, infatti. Un sacco di sfumature, ma bello, bellissimo. Una bellissima esperienza, sì, e continuo a pensare che appunto è stato questo primo approccio, questa prima apertura al mondo internazionale che ho avuto grazie ai viaggi di mio padre per il lavoro, e che all'inizio appunto un pochino ero naturalmente, quando lasci il tuo paese dove hai fatto le elementari, le medie, non sei così entusiasmata di iniziare di nuovo e lasciare comunque i tuoi amici e tutto. Certo. Però solo a partire già da un paio d'anni che mi ero spostata, mi ero trasferita, avevo capito già quanto è stato importante come cosa per me. E ascolta, i tuoi sono preoccupati o tranquilli? Che comunque sei sempre in zone appunto non proprio tranquillissime, o comunque insomma fai un lavoro abbastanza delicato anche. Sì, no, diciamo che ormai non si sorprendono più, diciamo che sono tranquillissimi, sì, però ho anche capito che si fidano, che non mi metterei mai in situazioni troppo pericolose anche per me. Infatti qui sono con un'organizzazione che si prende veramente cura di me e garantisce la mia sicurezza su ogni livello. E non l'avrei fatto se non ci fossero state certe garanzie. Certo. E penso che loro lo capiscano e ci hanno fatto l'abitudine, diciamo. Penso che sei una persona responsabile, sanno che non sei una... Spero. No, perché appunto la domanda sorge dal fatto che spesso sono i genitori a preoccuparsi magari più dei figli, di questi spostamenti, di queste esperienze. Il figlio magari, come dici tu giustamente all'inizio, è un po' ma perché sono qua? Però poi insomma capisce l'importanza. Invece magari il genitore che è a monte è un po' più preoccupato proprio di cosa potrà provare il figlio, e quindi magari addirittura manda a monte certe possibili spostamenti o novità che possono arrivare nella vita, sperando di non
mettere troppo in scombussolamento i figli. Invece in realtà, come tutti gli altri ragazzi appunto che ho intervistato mi confermano, è bene avere queste novità, questi scossoni, questi cambiamenti, perché all'inizio sono spinosi ma poi fanno bene. Sì, sì, poi devo dire, sono sempre stata veramente fortunata anche con i miei genitori, certo si sono preoccupati a livello di certi spostamenti, tipo l'ultimo qui in Iraq, ma mi hanno sempre supportato su tutto e hanno sempre creduto che le mie scelte comunque erano le scelte responsabili, diciamo, e per questo comunque ne sono grata, perché come hai detto questo può creare problemi, soprattutto quando inizi ad aprire le porte a tuo figlio e vedi che si sposta da paese. Sì. Però mi hanno sempre supportato in tutto e è una cosa di cui mi sento veramente fortunata. Un consiglio che daresti a chi si trova come te, diciamo, a dover partire, che è già grandicello, quindi verso le medie, il liceo, che quindi appunto non vorrebbe lasciare gli amici, la scuola. Il tuo consiglio per, insomma, buttarsi e cercare di integrarsi al meglio? Guarda, è proprio quello che hai detto tu, bisogna proprio buttarsi, perché all'inizio si può avere paura, può spaventare il fatto che lasci amici di 10 anni dietro, Sì. ma gli amici che contano rimangono. Rimangono, esatto. Soprattutto nel tempo di oggi, con tutte le tecnologie, ci si può Esatto. sentire sempre, però queste opportunità non ci sono sempre. E prenderla proprio al volo sarebbe il mio consiglio. All'inizio può essere difficile, come ho detto, anch'io ho avuto abbastanza difficoltà, soprattutto a integrarmi all'inizio, era un contesto completamente diverso, ma a partire di distanza proprio di mesi, quando ho iniziato un po' di più a capire la lingua e conoscere più gente, a integrarmi meglio, ho realizzato di quanto mi poteva offrire questa opportunità. E, il consiglio è proprio quello, buttarsi e non fermarsi alla prima difficoltà. Le cose andranno meglio, pian pianino andranno meglio e di prendersi tutte le opportunità che un viaggio del genere può offrire, quindi qualsiasi attività che magari sono proposte sia a livello delle scuole, sia il contesto, cercare di conoscere anche bene il contesto, sono cose che molte persone pagherebbero. Esatto. E molte volte viene offerto proprio e bisognerebbe prenderlo proprio al balzo, è quello che consiglio. Sono treni da non perdere, che potrebbero non ripassare una seconda volta. Esattamente, proprio così. Perfetto, grazie mille a te di questa bella chiacchierata, in bocca al lupo per tutti i tuoi bellissimi progetti e importanti novità che andrai poi chissà, a sviluppare nella tua carriera. Ti auguro un grosso in bocca al lupo. Crepi e grazie mille per avermi ospitato. Un bacione. Ciao a tutte.